Basta, da oggi non paghiamo più la bolletta della corrente elettrica. Bella ragazzi! Bella ragazzi, questa volta vi presentiamo un impianto fotovoltaico professionale, non è il solito pannellino. Questo qua è un impianto anche al Solix, è veramente superfici di pannelli notevoli, una base diciamo implementabile di batterie e un sistema inverter di gestione completa dell'energia tra fornitore di energia, produzione e casa. È solo da collegare, non c'è da inventarsi niente. L'abbiamo provato un po' di volte, abbiamo visto che adesso è veramente un impianto efficiente. Sta piovendo, ma chi se ne frega, è un impianto, compresa diciamo, la stazione, che è IP65, può prendere la pioggia. Se la installate metteteci una piccola tettoia sopra, non ha problemi. È tutta in presso fusione di alluminio, fantastica, trattata superficialmente che non ossida, ha un trattamento superficiale fantastico. E allora questa qua è la SolarBench 2 è 1600 Pro, ha una batteria d'accumulo, un microinverter compatto di altissima potenza, fornisce, importante, 800 watt sulla rete elettrica in contemporanea al fornitore dell'energia, sincronizzato, un sistema sincronizzato, che quindi 800 watt è importante perché per legge fino a 800 watt si può produrre energia e buttarla sulla rete senza nessun problema burocratico. Poi l'attaccate in casa, non dovete fare nient'altro che collegarvela. Mentre sopra gli 800 watt ci sono un po' di problemi burocratici, eccetera, eccetera. Allora, ha 4 ingressi per pannelli fotovoltaici. Noi ne abbiamo adesso 3 pannelli fotovoltaici, qua ce ne sarebbero altri 2. Ha un'uscita massima, come dicevo, di qua fino a 800 watt. Noi l'abbiamo collegata a una prolunga che va in casa attaccata a una presa e sta buttando energia, adesso poca perché in questo momento il cielo è nuvolo, purtroppo sta per tornare il sole, lo vediamo già, si sta schiarendo. Allora, è composta. Allora, ha un'altra cosa importante. Qua c'è una presa. Qua abbiamo appunto un'uscita di 800 watt sulla 230 di casa e abbiamo una presa ausiliaria da 1000 watt. In caso di mancanza di corrente ci si può attaccare lì per alimentare cose in casa. Fa praticamente dal gruppo di continuità da Bench Power. Questa è la stazione, da qua in su. Ha una sua batteria, ha il suo inverter, ha la gestione dell'energia proveniente dai pannelli, la gestione dell'energia mandata sulla rete, e praticamente entra in sincronismo con la rete e spinge l'energia sulla rete elettrica direttamente attaccandosi alla presa di casa, quindi non ci va praticamente nessun tecnico per collegarla a questa stazione, è una cosa semplicissima. Abbiamo qua dentro invece, questa qua sotto è un'espansione di batteria, se ne possono mettere altre 3, sono praticamente impilabili, ci sono dei connettori che da una all'altra si collegano per avere sempre più accumulo. E una cosa bellissima è che contiene batterie al litio ferro fosfato, che sono le batterie al litio più sicure, che evitano incendi spontanei e cose simili, sono le più tranquille. Abbiamo scollegato un attimo l'espansione dalla base, diciamo, e vedete un connettore molto particolare, tutti i contatti dorati e dei centratori, e la connessione è semplicissima, basta praticamente alzare e va a incastrarsi perfettamente senza nessun collegamento difficile da fare. Allora, lui ha la sua batteria, dicevo, poi è ampliabile con altri elementi di batteria impilabili e possiamo arrivare fino a 9,6 kWh di accumulo come batterie.
Allora, ancora due cose, come abbiamo detto, IP65 può anche stare alla pioggia, chiaramente non dovete spruzzarlo con la pulipapa con una pulitrice d'acqua, però la pioggia la resiste, sono tutte le connessioni ermetiche. E volevo dire una cosa, che ha un sistema, potete portarlo anche in luoghi freddi, perché è un sistema che fino a meno 20 gradi, se la temperatura scende, appunto riscalda la batteria sia in carica che in scarica, per non rovinarla e per farla rendere al massimo in quei casi lì. Allora, la batteria ha una durata di 15 anni, la garanzia è di 10 anni, una garanzia di 10 anni e la possibilità di 6.000 cicli di ricarica e scarica, cosa che succede sempre chiaramente nel funzionamento in parte parziale, perché non si caricherà mai completamente, non si scaricherà mai completamente. I pannelli sono veramente notevoli, ma ne abbiamo 3, ma arriviamo fino a 4 con questo sistema, come ho detto prima. Sono veramente grandi, si vede, sono pannelli silicio cristallizzato, non microcristallino, hanno una resa altissima, sono tra i migliori e le misure di questi pannelli sono veramente giganteschi, nel senso che hanno quindi, non è il solito fotovoltaichino piccolino da gioco, veramente fa il suo lavoro, rende. Sono 228 per 113 centimetri, cioè 2 metri e mezzo per più di un metro, per quasi 1,20 m di larghezza, di altezza in questo caso, ve li abbiamo messi così. Sono pannelli che sono forniti con tutte le loro staffe di supporto, montabili con poche bitterie, velocissimi. Sono chiaramente, una volta adesso li abbiamo appoggiati, è meglio fissarli in un pavimento. Un'altra cosa, possono essere fissati a zaino su un muro, su un poggiolo, perché hanno tutto un sistema di foratura, se vediamo qua dietro, un profilato d'alluminio spesso anodizzato, molto resistente. Qua ci sono sistemi di bloccaggio, possono essere appunto, come dicevo, sia appoggiati per terra, eventualmente bloccati, lì infatti ci sono 3 fori per mettere delle staffe che possono essere cementate o fiscerate in un pavimento di cemento o altro, e abbiamo appunto questi sistemi di aggancio per metterli a parete. Tanto per dirne una, che non è il solito pannellino, questi pannelli qua sono di una potenza nominale di 540 watt l'uno, quindi fino a 2600 watt, 4 pannelli, e questa è sabbia del deserto, appena piovuto, purtroppo, e c'è un tempo così non riusciamo a levarci questo tempo di dosso, però adesso sta uscendo un po' più di sole, poi vedremo, aspettiamo che esca un po' per vedere. Comunque già adesso danno un centinaio di watt col nuvolo com'è, e arrivano ognuno poi a 540 watt con pieno sole, chiaramente. Questa è la potenza nominale. Una cosa interessante, quando leggete sulla bolletta potenza diciamo fornita da energie rinnovabili, è la potenza nominale, non è che tutti i giorni, tutto il giorno viene data sulla rete del gestore questa potenza. Dipende dalla situazione, se hanno fotovoltaico, se hanno l'eolico, se c'è vento o se c'è sole. Comunque la nominale loro vi fregano dicendo siamo green e vi forniamo tutta questa potenza. In realtà la potenza nominale, come questi 540 watt. Quando il sole scende o c'è nuvolo ne danno meno, ma è notevole, cioè avendo tutta questa potenza qua installata, anche con poca luce abbiamo sempre qualche centinaio di watt, tra tutto sempre in attivo, come adesso che il cielo non è sereno. E poi ci sono tante altre cose che vi dobbiamo dire e vi facciamo vedere. Allora, con un sistema del genere, con una stagione, un anno che non sia come quest'anno, che perlomeno da noi è sempre buio, sempre particolare, 10 anni fa era successa una cosa simile. Abbiamo in una latitudine media, diciamo europea, abbiamo un risparmio fino a 1268 euro calcolati come media annuo. Allora, l'inclinazione, sono forniti con un sistema di supporto con un'inclinazione media, in realtà si può anche cambiare. L'inclinazione dipende da una cosa. Allora, innanzitutto, se siete in un luogo aperto,
dove avete davanti il sud vanno posizionati perpendicolari all'asse sud-nord per avere la massima resa. Altra cosa, l'inclinazione. Se siamo in paesi più a sud, l'inclinazione va minore rispetto al terreno, perché il sole chiaramente sale più in alto. E in posti nordici l'inclinazione invece, il sole è sempre più o meno basso, va tendente al verticale. E un'altra cosa, sono resistentissimi chiaramente all'acqua, molto resistenti, come adesso abbiamo l'acqua del deserto. Aspettate che collego il tubetto. Allora, non c'è nessun problema a pulire, ad esempio, queste goccioline della pioggia che è venuta prima dell'acqua del deserto, perché loro sono veramente resistenti all'acqua, sono fatti per star fuori e bagnarsi. Potete anche una spruzzata di detergente, perché una cosa importante in città succede questo, che lo smog unge, invece quindi ci vuole un po' di detersivo, mentre qua siamo in campagna e non c'è questo problema. Una bella lavata ogni tanto gli fa bene per mantenere la resa alta. Allora, una cosa, se posizionate questi pannelli, fissateli appunto al pavimento, perché può capitare che viene vento e potrebbe essere pericoloso. Vi consiglio, magari se non siete molto esperti, di far venire un muratore, qualcuno, per fissarli con dei fisher, con delle cose, per essere certissimi della sicurezza. Sono molto grandi. Sono trasportabili, una persona può portarne uno, non sono pesantissimi, ma appunto vanno ben fissati. Come vedete abbiamo collegato due pannelli vicini tra loro, vicini alla stazione, direttamente alla stazione, ma vengono fornite insieme all'oggetto tutte queste prolunghe qua per i pannelli fotovoltaici. Qua abbiamo una tensione massima di 60 volt, abbiamo dei connettori speciali, maschio e femmina, ogni pannello ha un maschio e una femmina, per non confondere il positivo col negativo. Sono estraibili grazie a una chiave apposita, che è questa. Sono ermetici, non c'è pericolo di scosse, comunque la tensione è bassa, 60 volt, hanno un o-ring di silicone e soprattutto non entrerà la pioggia che potrebbe far ossidare i contatti, che sono argentati, e quindi è un sistema veramente pratico. Si possono anche mettere due prolunghe, se diciamo le mettiamo tutti in fila, possiamo mettere doppia prolunga per quelli più esterni e una sola prolunga per quelli più interni, così, oppure zero prolunghe, e dipende dove mettiamo la stazione. Magari non la mettiamo vicino ai pannelli, la mettiamo magari riparata da qualche parte, quindi serviranno tutte le prolunghe. Lo reinserisco, e comunque anche lui ermetico con una guarnizione di silicone. Questa è l'uscita. Questa invece è l'uscita come inverter, che serve in mancanza di corrente per attaccarsi con cose che servono, ma l'uscita normale fissa sulla rete elettrica è questa, che finisce in una spina asciugo. Una spina asciugo che, direte voi, è pericolosa? No, perché come si stacca e va fuori sincronismo rispetto alla rete elettrica, toglie corrente. Come noi riattacchiamo, riaggancia, va in sincronismo e riaggancia la corrente. Una prolunga abbiamo messo, perché l'abbiamo messi qua fuori, ma si può mettere un cavo fisso, chiaramente bisogna mettere un cavo fisso, e noi l'abbiamo attaccata a questa presa. Come vedete non c'è problema. Una cosa che non ho detto prima, i pannelli fotovoltaici hanno una messa a terra, dove si può mettere una vite e una messa a terra ognuno, perché se lo mettete su un terrazzo in caso di temporale potrebbe essere meglio metterli a terra per scaricare l'elettricità statica e questi fenomeni senza danneggiare niente. Allora, qua c'è un'altra cosa interessantissima. Questa è una modifica che ho fatto proprio rozzamente, come facciamo noi.
praticamente questi fili 14 gli altri andavano direttamente al contatore. Ora noi li abbiamo collegati al contatore e abbiamo collegato questo apparecchio nero che forniscono insieme ai pannelli fotovoltaici, e questo ha una funzione importantissima che poi vedremo. Allora, nel collegamento abbiamo un TA, un trasformatore di corrente sulla fase, questo è il neutro, dovete seguire, poi c'è anche lo schema. Abbiamo ben 3 TA, perché volendo si possono collegare 3 apparecchi di quelli e mandare sulla trifase indipendentemente, ma normalmente abbiamo la monofase, quindi uno solo basta. Per normativa, come dal contatore bisogna sempre mettere un magneto termico, anche per questo apparecchio mettiamo un piccolo magneto termico da 4 A e da 6 A, perché succedesse qualcosa non si è responsabili se il magneto termico del contatore non ha funzionato. L'Enel, ad esempio, fa delle multe se si creano dei problemi alla rete, quindi se vedono che ci sono i magnetotermici non vi fa nessuna multa, è colpa loro se è successo qualcosa. Allora, praticamente cosa facciamo? Noi prendiamo la corrente dal contatore, poi vi facciamo vedere il circuito, lo schema, la mandiamo attraverso il magneto termico al nostro contatore intelligente. Questo è un contatore che misura la tensione, che potrebbe variare perché secondo l'orario, l'assorbimento che c'è sulla rete, misura la tensione e tramite il trasformatore di corrente, questo che dove passa dentro il filo, misura la corrente che passa nel filo proprio che viene dal contatore e va nell'impianto di casa. Questo va nell'impianto di casa. Ma ho messo questa perché qua vengono temporali tremendi, quando sono i grossi temporali si stacca questa spina e siamo tranquilli, vabbè. Normalmente non c'è questa cosa, però quindi misuriamo tensione corrente, il prodotto tensione corrente dalla potenza, volt per ampere dai watt, e questo contatore segue tutto l'andamento giornaliero. Nel contempo la stazione che avete visto ha una cosa simile al suo interno che fa lo stesso lavoro, misura continuamente la corrente che sta fornendo verso l'impianto di casa. Quindi poi vedremo una cosa interessantissima, c'è un'app che tiene conto di queste due cose e fa tutti i suoi conti interessantissimi. Allora, la spiegazione sul manuale è un po' generica, poi ho visto un altro video dove non si vede niente, non si capisce niente, che avevano fatto su un oggetto del genere, invece io ho voluto spiegare esattamente come va collegato il sistema. Allora, noi abbiamo il contatore della compagnia elettrica, abbiamo i due neutro e fase che vanno al magneto termico differenziale dell'impianto di casa e vanno all'impianto di casa. Noi su uno dei due fili, cioè sul filo della fase dell'impianto di casa abbiamo messo quel blocchetto che avete visto prima, che è il TA, il trasformatore di corrente, che misura la corrente che passa nel filo. Hanno una freccia che va messa nel senso della corrente, cioè la corrente viene dal contatore e va all'impianto di casa. Se si mette al contrario l'app dice che c'è un errore, comunque vi dice che dovete praticamente cambiare, ma basta mettere la freccia nel senso della corrente. Allora, nel caso delle nostre case, che sono tutte con un'alimentazione monofase, non trifase, abbiamo una sola fase, ne mettiamo uno, gli altri due possono starsene lì che non servono a niente in questo caso. Avessimo invece 3 sistemi, avessimo la trifase, 3 stazioni, potremmo mandare ognuna su una fase, alimentare una fase con ognuna. Poi questi 3 trasformatori di corrente di misura vanno su un unico cavo con un piccolo plug che si inserisce nel contatore che avete visto prima. Poi un'altra cosa che, ecco, lo dico, sul manuale c'è un errore, ma non è un errore, evidentemente il prodotto ha avuto una variazione durante la produzione, dove dicono che l'alimentazione tra neutro è L3, in realtà adesso l'alimentazione tra neutro è L1, quindi bisogna mandare i fili su questi due estremi qua, e così funziona. Quindi questo qua via wifi, la stazione che avete visto via wifi inviano
a un'app che avete sul telefono, potete mettere sul telefono, dove viene fatto il conto di ciò che viene assorbito dalla rete, ciò che produce il fotovoltaico, di conseguenza abbiamo ciò che assorbe la casa e vi dirà quanto state consumando da una parte e dall'altra, quanto state risparmiando e tutte queste cose. È bellissimo, è una cosa proprio che darebbe voglia di vedere tutti i momenti, quando c'è il sole, quando c'è nuvolo, come sta andando la situazione. In un attimo si apre questa app qua. Ora vediamo l'app. Da qua è possibile visualizzare la nostra stazione di energia, quanto sta inviando alla casa, quanto sta producendo il nostro sistema solare e quanto sta prendendo dalla rete. Qui noi abbiamo il nostro impianto. Possiamo selezionare l'autoconsumo, che lo gestisce in maniera autonoma per ottimizzare l'energia prodotta, oppure utilizzare la modalità personalizzata e impostare le ore, la richiesta di energia in funzione delle diverse ore, dei diversi giorni e in base alle nostre esigenze. Allora, il sistema di acquisizione è un sistema che praticamente ha un errore inferiore ai 10 watt, quindi sotto i 10 watt potrebbe dare qualche piccolo errore, ma veramente è una cosa minima, una cosa insignificante, e da lì in su è preciso. Poi abbiamo un'acquisizione ogni 3 secondi e abbiamo quindi la possibilità di verificare in ogni momento cosa sta succedendo, cosa stiamo risparmiando, quanto stiamo dando alla casa dal fotovoltaico o dalla compagnia di fornitura elettrica. Qua abbiamo un grafico che adesso è appena iniziato e continuerà finché il sistema sarà attivo. Di notte chiaramente vedremo scendere. È interessantissima questa cosa, fa l'integrale poi proprio del consumo della produzione e del consumo di casa e della fornitura dell'elettricità. Qui poi abbiamo il carico di stoccaggio e poi abbiamo la potenza che abbiamo accumulato in casa, nella nostra batteria, che potremo poi utilizzare in casa quando la luce verrà meno, e abbiamo una parte che viene già inviata alla casa e un'altra che viene inviata invece all'accumulo energia. Da stamattina abbiamo già risparmiato 28 centesimi e 0,7 kg di CO2. Abbiamo appena finito di mangiare, abbiamo fatto un bel barbecue, tanto la CO2 che produceva il fuoco l'abbiamo tranquillamente eliminata con una diminuzione dei consumi, quindi di produzione. Chiaramente è una cosa, dipende dai paesi, perché ci sono paesi con più energie rinnovabili, altri con meno, e ci sono tanti paesi con energia nucleare che quindi non rientra nella produzione di CO2, tipo la Francia. Inoltre è possibile visualizzare i nostri dispositivi. Noi abbiamo qua la nostra solar bank e lo smart meter, che in questo caso sono uniti e quindi possiamo collegati direttamente fra loro, e quindi possiamo visualizzare interamente il nostro sistema domestico. Lo smart meter è quello che avete visto dal contatore, quel oggettino, quel piccolo dispositivo che controlla quanta corrente sta fornendo il fornitore di energia per poi fare il calcolo. Allora, come funziona? In pratica da 3, 2, 1 fino a 4 pannelli fotovoltaici portano energia elettrica fino al massimo di 60 volt del dispositivo in questa stazione. C'è un sistema di gestione della carica degli accumulatori, c'è un inverter che trasforma queste tensioni basse in 230 volt alternati, che si sincronizza con la frequenza di rete, spinge e dà la tensione in base ai consumi, spinge più o meno. Allora, una cosa importante, la rete elettrica fino a poco tempo fa è stata gestita da generatori, praticamente macchine elettriche, dove ci sono un alternatore grossissimo, tanti alternatori, tante centrali, praticamente un volano, un'inerzia enorme, un'inerzia meccanica che mantiene la frequenza di rete costante. Ora, con l'aumento delle fonti di energia rinnovabile, praticamente aumenta l'energia, ma questo volano di tutte queste centrali influirà sempre meno. Quindi bisogna sopperire a questo. È necessario avere un accumulo e con il sistema di sincronismo
praticamente la batteria fa il lavoro che fa l'inerzia del volano. Ora, questo per ora non è obbligatorio per piccoli impianti, però questo è già predisposto a fare questo lavoro avendo le batterie. Ci sono altri sistemi che non hanno batterie, ma fino a una certa potenza non c'è problema. Grossi impianti eolici, fotovoltaici hanno una casetta dove ci sono un mucchio di batterie, perché se dovessimo andare tutti direttamente dal fotovoltaico alla rete elettrica, succederebbe che ci sarebbero degli sbalzi di tensione in base all'illuminazione. Ad esempio di giorno un sacco di energia se c'è sole e non sappiamo dove metterla, e se c'è buio mancherebbe energia, e in più la frequenza varierebbe perché non c'è l'inerzia meccanica, pian piano sempre meno inerzia meccanica dei generatori. Perciò tutti gli impianti grossi sono obbligatoriamente basati su batterie per avere un'inerzia, per mantenere la frequenza costante. L'inverter poi prende, appunto, dicevo, questa tensione, va a buttarla sulla rete sincronizzandosi come tensione e frequenza e mandando quello che può. Poi c'è qua dentro appunto un software che lavora a gestire tutte queste cose con precisione per avere una tranquillità di funzionamento, una precisione di funzionamento. La presa dell'inverter diretto, 1000 watt. Qua abbiamo la possibilità di collegarci con 1000 watt, assorbire 1000 watt massimi, mentre qua abbiamo 800 watt limitata per una questione di legge, come ho detto prima, e fino a 800 watt si può tranquillamente, senza nessuna burocrazia di mezzo, collegarsi in casa. Allora, qua abbiamo un flessibile, noi scolleghiamo il filo che va in casa, adesso l'impianto è indipendente, attacchiamo questo, questa presa è utile in due casi. È utile nel caso mancasse la corrente per lungo tempo. Uno si collega, chiaramente staccando in questo caso il contatore e gli interruttori, si collega a una presa, può portare la corrente in casa. Ma soprattutto, se voi avete una baita, un posto dove non c'è la corrente elettrica e volete mettere su un impianto del genere, non dovete più attaccarvi a questo, ma solamente a questo, e alimentare l'impianto di casa o di questa baita, di questo rifugio montano, direttamente, quindi a doppia funzione. Può essere appunto per il risparmio energetico a casa, che contribuisce a alimentare la vostra casa, oppure può essere indipendente completamente e alimentare un'utenza, come può essere un rifugio di alta montagna dove non c'è corrente elettrica. Ora vediamo un attimo l'app facendo delle variazioni di consumo. Attacchiamo questo alla presa e poi magari anche lo scaldabagno, vediamo. Adesso purtroppo è venuto ancora più nuvolo e non è che si veda molto. Siamo intorno a una trentina di watt, 26-28 watt di solare, purtroppo è venuto sempre più nuvolo. Adesso accendiamo il flessibile qua in casa, collegato non più alla presa, quella che vi abbiamo fatto vedere prima, ma direttamente all'impianto di casa. Sta aumentando. E come avete visto, in funzione dell'aumento della richiesta di energia elettrica dalla casa, incrementa anche l'energia inviata dalla nostra stazione. In questo caso lavorano in gran parte le batterie, essendo diciamo, la parte fotovoltaica, purtroppo con sto brutto tempo qua, un po' sfigata, diciamo, purtroppo abbiamo avuto sta giornata. E un'altra cosa, proviamo a attaccare lo scaldabagno adesso. Inoltre quello che funziona, quello che accade di notte quando il sole viene a mancare, esatto. E quindi viene alimentato dalla nostra batteria. E man mano questa si scarica, fornirà sempre meno energia all'impianto di casa, perché la gestione è complicatissima e molto intelligente, quindi si basa anche su tantissimi parametri e cerca di
dare quello che ha accumulato durante il giorno la batteria, magari una giornata di sole, di sera la batteria continuerà a dare corrente finché può, fino a un certo livello, limite, quella che ha accumulato di giorno. Ora accendiamo lo scaldabagno, purtroppo è sempre più buio fuori, ecco, in questo momento l'abbiamo acceso, naturalmente si adegua subito, 3 secondi va a fare la misura e adesso abbiamo un consumo di 1543 watt, di cui solo 746 vengono presi dalla rete, mentre il resto viene alimentato dalla nostra stazione, dalla batteria che ha preso sole prima che venisse nuvolo e piovigginasse. Allora, molte volte i contatori sono disposti in locali distanti dall'appartamento o dalla casa, a volte anche in campagna il contatore è distante, magari in una colonnina a sé. Quindi questa apparecchiatura qua, che comunica tramite wifi come la stazione che avete visto, hanno un problema di distanza, perciò per implementare la comunicazione, se si è distanti, al posto di questa antennina che viene fornita con questo, viene fornito anche questo cavo con un'antenna molto più performante per ricevere a grande distanza la wifi. Sta piovendo, siamo arrivati a sto punto, altro che sole, purtroppo. Comunque si può acquistare questo sistema, sia i singoli pezzi che un kit con tutto, e se guardate nella descrizione del video potete vedere sia i link per l'acquisto sia i codici sconto. A questo punto questo sistema utilissimo per case del genere, diciamo dove c'è lo spazio, ma anche poggioli e terrazzi e giardini, e a questo punto vi salutiamo. Bella ragazzi! Bella ragazzi!